Eccoci qua. Allora, Fabrizio Gatti, 57 anni, nella vita ne ho fatte di ogni. Negli ultimi 10 anni mi occupo di una realtà qua a Brescia che si chiama Ambiente Parco, che è un parco scientifico che negli anni si è trasformato anche in attività di aiuto ai ragazzi attraverso le cooperative sociali con cui collaboriamo con ragazzi che vengono da fuori piuttosto che col comune col quale collaboriamo per fare le attività pomeridiane con i ragazzi. Facevamo, adesso è più difficile, ci stiamo tentando ancora, soprattutto con le scuole medie è comunque più difficile perché se hai il legame del contatto per un discorso scolastico, compiti, aiuto, scienza o meno, funziona. Nel momento in cui adesso si è tutti sparsi è difficilissimo questi nostri 25 alunni ricompattarli in questo periodo di Covid. Questa è la mia attività principale e poi nell'ultimo anno l'attività grossa che è nata quasi per caso, in realtà la cercavo da un po' di anni, è stata quella che mi sono trovato a un certo punto a bordo di questo gruppo incredibilmente bello di ragazze e ragazzi di Mediterranea, che mi ha permesso poi appunto di far parte del Rescue Med, di questo gruppo a bordo di Mare Ionio con cui abbiamo fatto l'intervento, uno dei tanti. Io ho partecipato solo a quello del 18 agosto quando abbiamo fatto questo recupero di 98 persone, fra cui 64 donne e bambini, che è passato un po' la storia come il salvataggio dei bambini. Ce n'erano veramente tanti a bordo. Con la nave eravamo a un centinaio di chilometri da Tripoli. Ecco, eravamo partiti da Lampedusa e dopo 4 giorni è avvenuto questo incontro e questo recupero. Io a bordo di questa nave ci sono potuto salire perché ho, nei miei lavori svolti una ventina abbondante di anni a bordo di imbarcazioni, quindi avevo una professionalità spendibile da questo punto di vista, e poi da 37 anni sono volontario in ambulanza. Queste due cose mi hanno dato modo di matchare la cosa e sono finito a guidare uno dei due gommoni, uno dei due RIB che hanno fatto questo soccorso. Abbiamo vissuto a bordo 3 settimane, una a preparare la nave e 2 di navigazione, di soccorso e poi di attesa per poter entrare nelle famigerate acque italiane. Quello che di sicuro si può raccontare, che a me come marinaio fra parentesi è rimasto impresso, è la follia di alcune decisioni che abbiamo subito, non solo noi, anche la Guardia Costiera, cioè in mare. Ho capito che si possono subire delle follie politiche poco, poco razionali, ecco, questo a prescindere dal colore, non entrando nel dettaglio di quello che è ovviamente l'enorme impatto emotivo del soccorso e gestione di una settimana a bordo con tutto questo gruppo con cui ti inizi a conoscere, perché una settimana non è poco in questi spazi ristrettissimi. Per fortuna è andato tutto bene, ecco, però devo dire per fortuna, cioè chiunque ha visto il video che ha fatto sempre Francesco Bellina si vede benissimo di che cosa parla, vede il video e capisci che cosa è successo. Anche a bordo, devo dire, se tu lo rivedi dopo come film, come è vissuto, metti tutto in una casella, ma in realtà vivi tutto al momento, quindi ci sono delle procedure a bordo, però quello che ti capita in quell'attimo, quindi ci siamo trovati a fare cose che mezz'ora prima manco avrei pensato nella mia vita di dover fare. Poi sembra tutto normale, ma in realtà è la follia che nasce in quel momento e che per fortuna è stata da tutti gestita nel modo corretto, che ci ha permesso appunto di non avere problematiche. Grazie lo do a tutto il gruppo di Mediterranea che mi ha permesso di partecipare a questa cosa. Qui nel cuore, ecco, la faccio vedere, eccola. Con la nave dietro poi, sembri davvero uno di quei marinai. Sembra, in realtà sono a terra chiuso in casa da qualche settimana. In realtà rispetto a quello che vorrei fare niente. Con l'ambulanza un po' di tempo fa, come volontario, abbiamo fatto un brutto intervento su un paziente positivo. Era proprio all'inizio di marzo, quindi io sono uno dei primi quarantenati. Sto aspettando di rientrare in servizio, in ambulanza, però sto pigroneggiando purtroppo, o per fortuna. Erano state introdotte le nuove procedure di avvicinamento a questi pazienti, ma non c'era ancora l'allarme, era ancora una cosa lontanissima, quindi tu andavi sugli interventi con
in Cina c'è, ecco, adesso è qui. L'approccio era totalmente differente, i tempi di gestione differenti, un intervento che è durato più di un'ora, poi c'è stato il trasporto in ospedale e purtroppo al pomeriggio abbiamo saputo che il paziente era deceduto e da lì è partita tutta una serie di nuove problematiche di attenzioni che abbiamo subito. Per me è finite bene, per il mio equipaggio è finito bene, per l'equipaggio dell'auto medica sembra finito bene, ma per tanti miei colleghi effettivamente ci sono. Quindi io sono, diciamo, ho avuto un intervento difficile, ma privilegiato rispetto a tutti i miei colleghi, sia volontari che dipendenti, che invece stanno attualmente ancora lavorando in condizioni difficili e con tantissime attenzioni. Noi tre dell'equipaggio siamo andati il 3 marzo all'ospedale civile, che è l'ospedale più grosso principale di Brescia, perché eravamo stati chiamati per una visita e abbiamo trovato questo ospedale stravolto. Non era ancora arrivata l'onda, ma si erano preparati con queste 10 tende militari messe all'esterno dove noi siamo stati visitati. C'era delle 10 tende, una sola con dentro 6 persone, io ero al numero 6 vuote. Siamo a fine di aprile e va meglio, ma diciamo fino a settimana scorsa queste 10 tende erano completamente piene e non solo loro, ecco. Quindi quando sono arrivato lì il 3 che ho visto queste tende ho detto ma sono matti, che cosa pensano che... Cioè non c'era proprio nella testa l'idea di questo tsunami che andava a colpire proprio gli ospedali, ecco. No, questa storia dei tamponi è mitica. La risposta no, né prima né dopo. Diciamo che al momento più o meno non serve, nel senso che il tampone poi va rifatto ancora, ci vogliono giorni. Diciamo che nell'emergenza grossa gli ospedali, 2 grossi di Brescia, che sono appunto l'ospedale civile e la poliambulanza, hanno lavorato tutte sulle schermografie, quindi non hanno fatto nessun tampone perché hanno bisogno di tempo, mentre la schermografia mi spiegavano che viene fatta al momento, ti fa vedere subito se, come il 90% dicono, degli ospedalizzati avevano la polmonite bilaterale, e a quel punto che ci fosse il tampone o meno per l'ospedale era una gestione da Covid, ecco. Diverso è invece il post ricovero per i pazienti, come so come va perché alcuni miei colleghi ci sono finiti dentro, a chi va bene. C'è poi una seconda parte di riabilitazione e poi c'è il trasferimento a casa con una nuova quarantena con tutte le attenzioni, tutti i tamponi del caso, ecco. Prima era uno standard classico che ho vissuto per 30 anni, salvo poi nelle varie annate, perché è vero che c'è stata la SARS ai tempi, c'è stata Ebola, quindi quando facevo questo servizio a Milano avevamo le ambulanze predisposte per l'utilizzo con tutti gli scafandri e tutte le cose, però l'avevamo lì e non era mai stato usato. Durante questo periodo, che io ho vissuto solo il primo giorno, quindi in realtà me la tiro, no, scherzo, ovviamente mai, il merito va a chi è sul campo adesso, ecco. È tutto diverso, nel senso che parti scafandrato, quindi vuol dire che quando arriva il servizio ti devi vestire, ci vogliono un po' di minuti, quindi diventa tutto più lento, no? Adesso non fa caldissimo, quindi chiuso in quelle tutte è un conto, fra un po' di tempo diventerà di sicuro meno sopportabile. La cosa che cambia quando sei sul servizio tantissimo è il rapporto con la persona che è dall'altra parte, perché tutto chiuso, gli altri non ti vedono, quindi quello diventa più difficile perché spesso, quasi sempre, è importante questa relazione che hai. Capisci subito come butta, come la persona, ti serve per vedere anche come puoi agire, ecco, in attesa di procedere. Quello che i protocolli da sempre dicono, quindi arriva il servizio, tu entro 3 minuti devi partire dalla sede, nelle città bene o male hai un tempo di intervento che deve stare entro i 7 minuti, quindi dai 10 minuti dalla chiamata tu sei sul posto, che vuol dire che la chiamata è stata fatta prima, che è stata trasferita, quindi già dietro c'è altro tempo. Adesso ovviamente 10 minuti non dico, ma vanno via quasi solo per prepararti, ecco. Quello che mi hanno detto i miei colleghi di Bergamo nelle settimane più critiche, che quindi adesso per fortuna sono andate, che come 118, come uscita dei mezzi, cioè uscita, stavano fuori sempre di continuo, tornavano, sanificavano le macchine, la cambiavano, comunque c'era una lista d'attesa sulle emergenze di più di 4 ore. Lo so per sentito dire da altri, ecco, quindi non è una fonte. Adesso si è arrivati a una fase qua a Brescia anzi addirittura ci sono meno servizi percentualmente di emergenza rispetto a prima,
Questo lascia anche pensare che effettivamente può essere vero il fatto che uno sta a casa fino all'ultimo perché ha paura di entrare negli ospedali. Quindi un grosso intervento che forse è partito tardi qua da noi è quello di lavorare tanto con questi medici che vanno sul posto, di fare un sistema più capillare di attenzione pre-ricovero. Non sono esperto, ma leggendo in giro che invece è stato fatto in Veneto. Da sempre sono più attenti a un intervento domiciliare e da noi invece qua in Lombardia, non solo in Lombardia ovviamente, è un'ospedalizzazione più veloce e quindi l'ospedale è da sempre il centro di tutto. Quando è entrato in crisi era tutto lì. Abbiamo capito tutti che la testa fa molto, adesso più che mai. Riacattura tutti quando saremo liberi. Si vede poco perché siamo confinati, quando saremo liberi di uscire sarà un problema. Un disastro. I primi giorni che andavo in giro per strada con la mascherina e i guanti mi sembrava, dico, cosa c'entra, non sto facendo servizio, no? E adesso invece se non ce li hai quasi ti senti nudo. Al supermercato sono stato fra i primi ad andare con la mascherina e sembravo l'astronauta sceso. Adesso se uno entra e non ce l'ha, gli altri ti guardano per dire che in pochissimo tempo si è girato tutto, no? Questa cosa ce la terremo dentro per un bel po'. L'obiettivo bello sarà fra un bel po' di tempo dimenticarci di questo. A me entra facilmente poi questa gestione, ecco, meno facilmente il fatto di stare a casa. Allora, una cosa incredibile è che ho visto che dalle 11 a mezzogiorno c'è un sole bellissimo sul balcone e mi abbronzo, cosa che non ho mai fatto in 15 anni che sono in questa casa. Il mio era ovviamente un lavoro avendo un parco da gestire, attenzioni all'ambiente, al suolo, agli edifici, a una realtà pratica, reale. Adesso il parco è a 3 chilometri da casa mia, fra parentesi abbandonato, chiuso, bellissimo. Sono passato settimana scorsa a guardarlo, abbiamo un laghetto all'interno, sembra di essere in Africa. È vero, la natura si sta riprendendo tutto. No. Sbocciato, pieno di uccelli, non sembra neanche di essere proprio in centro a Brescia. Mi sento con Donatella e Carla, che sono le altre due attiviste, due dottoresse che c'erano a bordo di Mediterranea, di Mare Ionio. In realtà loro hanno messo a punto un bellissimo sistema, Carla, di ascolto psicologico alle persone, quindi è partito con un discorso bresciano legato col comune e anche con Mediterranea da un'altra parte, però adesso sta andando oltre perché chiunque chiama, quindi non c'è un confine cittadino. E Carla invece si occupa, essendo una dottoressa e consigliere, diciamo, alla parte sanitaria per il comune, ha seguito questo periodo con un'attenzione incredibile, l'ho sentita proprio cottissima perché c'era da tenere in piedi tutto il sistema. Donatella ha fatto gli interventi quando abbiamo fatto il recupero a bordo di Mare Ionio, quindi è stato il medico di bordo che ha visitato tutte e 98 le persone. Poi lei è scesa quando ci avevano bloccato oltre le 12 miglia col decreto Salvini. Si è stati fermi 4 giorni. Carla, che come psichiatra ha fatto per ogni persona, invece è rimasta a bordo. Di 98, 64 sono sbarcate prima, le altre le avevamo 34 a bordo che non si riusciva a far nulla. Ecco. Lei di ognuno ha fatto una cartella clinica psichiatra, è diventato un problema di testa e con questi documenti si è riusciti a farli sbarcare tutti. È stato l'unico intervento di un ONG dove tutte le persone che abbiamo preso a bordo sono state sbarcate non dalla nave ma da assetti della Marina Italiana, quindi con questi 3 interventi hanno sbarcato tutte le persone, quindi Mare Ionio non è mai entrato in porto a lasciare giù gli ospiti, fra parentesi. Sia Donatella che Carla decisamente più guerriglieri di me. Lascerei stare quello che sta succedendo adesso. Il Covid è una bella scusa per fare o non fare alcune cose. Sul sito di Mediterranea Saving Human vedi le ultime cose che sono successe in questi giorni, ovviamente con l'intervento di Pasqua che su Avvenire è stato documentato anche oggi tantissimo su cosa non è stato fatto e su questi 12 morti che si potevano sicuramente evitare. Io ho fatto proprio una linea netta fra quello che è l'intervento a bordo che abbiamo fatto e quella che è la parte politica. Io mi occupo solo di questa parte qua, per l'altra ho la mia idea, ma non ci entro perché sennò entri proprio in un mulino che compete a tutti e a nessuno. L'ha trovata nella parte di qua la soluzione. Valentina no, veramente
una simpatica conversazione. Prima o poi ci si incrocia tutti per forza. Ciao. Ciao, ciao, ciao.